Non arrivano buone notizie dalla rifinitura alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, partita che può consentire all'Inter di avvicinarsi in maniera definitiva o quasi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League senza passare dai playoff. Non manca soltanto Pavard, sapevamo già che sarebbe stato assente Pavard, che rientrerà a fine dicembre in vista soprattutto della Supercoppa italiana. Manca anche Francesco Acerbi, che non ha recuperato nemmeno per questa partita. Un po' di precauzione sul rientro del nostro centrale, che dovrebbe farcela per lunedì contro la Lazio in questo scontro diretto in zona scudetto, ma accanto a queste due assenze attenzione alle condizioni di Denzel Dumfries, che non si è allenato in questa rifinitura per una lieve sindrome influenzale, dipende da quanta febbre avrà la sua partenza o meno per Leverkusen, che verrà decisa nelle prossime ore, così come per Buchanan, che potrebbe essere sulla carta il sostituto naturale dell'esterno olandese, ed invece a causa di un affaticamento ha svolto una parte del lavoro con il gruppo e per il resto invece ha lavorato a parte, quindi anche lui sarà valutato solo nelle prossime ore. Si capirà solo all'ultimo se ci sarà nella trasferta di Leverkusen oppure no. Questo comporta per Inzaghi alcune complicazioni, visto che avrebbe voluto far rifiatare alcuni giocatori come Bastoni, che è uscito leggermente acciaccato dalla gara contro il Parma, poi nelle ore successive si è allenato bene, ma nelle intenzioni c'era l'idea di farlo rifiatare, e quindi ci sono delle formazioni che saranno sperimentate in queste ore, alcune scelte che verranno fatte soltanto nelle ultimissime ore. Ne parliamo in questo episodio in cui riportiamo uno dei format più richiesti e più apprezzati su Passione Inter, ovvero andiamo a condensare in pochi minuti le notizie principali del momento, aggiungendo alcune notizie di mercato che in queste ore abbiamo confermato e hanno fatto discutere anche durante le nostre dirette. Quindi ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti in questo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Nella diretta delle 19:30, oltre ad approfondire tutti i temi del momento e la conferenza stampa di Simone Inzaghi, porteremo anche l'analisi tattica che di solito facciamo nel contenuto della vigilia, ma oggi lo porteremo all'interno della live, appunto, così oggi ci soffermiamo soprattutto su queste notizie che, come detto, in casa Inter non sono molto positive, perché restringono il campo delle scelte per Simone Inzaghi. Dovrebbe essere aggregato, immagino, Aidù dalla primavera, che è stato già aggregato in queste ultime partite quando mancava qualche esterno, quindi un giocatore in più dalla primavera, che però ecco, immagino che difficilmente verrà schierato dal primo minuto, e quindi sono tre, secondo me, le ipotesi in questo momento da tenere in considerazione nella gestione dei terzi e dei quinti, soprattutto perché poi i dubbi sono anche altri sulla formazione, ma adesso ci arriviamo. I primi dubbi, secondo me, a sottolineare appunto sono quelli nella gestione dei terzi e dei quinti, perché l'idea era appunto, secondo me, quella di far rifiatare Bastoni con Bisek che sarebbe scalato a sinistra e Darmian che sarebbe andato a fare il terzo a destra, quindi con De Vrij al centro, chiaramente confermato, e sta facendo gli straordinari. Alla luce, come detto, di questo problema di Dumfries, di Buchanan, Acerbi fuori, c'è da rifare un po' i conti, e allora la prima ipotesi è che Bissek possa essere confermato a destra come sostituto di Pavard, come sta già facendo egregiamente nelle ultime uscite, pur con qualche piccola sbavatura che abbiamo sottolineato nella gara contro il Parma, almeno dal punto di vista del posizionamento difensivo. Davanti a lui Darmian a fare il quinto e a supportarlo in quel lavoro sulla fascia, con Carlos Augusto che fa rifiatare Bastoni e Di Marco che invece viene confermato lì sulla sinistra. In questo scenario un Dumfries un po' febbricitante potrebbe partire dalla panchina, un Buchanan non al meglio potrebbe partire dalla panchina, sempre che vengano convocati per questa partita, e Bastoni potrebbe essere quindi risparmiato almeno dall'inizio. Giocherebbe ancora Di Marco, che comunque da quella parte andrà a scontrarsi con Frimpong, quindi un giocatore di grande valore. Entrambe le fasce sono molto pericolose del Bayer Leverkusen, quindi il gioco delle fasce sarà fondamentale assolutamente. La seconda ipotesi è invece quella che prevede un Di Marco risparmiato in questa partita, quindi ci sarebbe Bastoni nei tre di difesa dietro a sinistra, con De Vrij e Bissek a completare, Darmian schierato come sempre, come detto, al posto di Dumfries, oppure, come detto, lo scenario su cui secondo me si voleva lavorare inizialmente era con Dumfries titolare a destra, Carlos Augusto che fa rifiatare Di Marco, Bissek che fa rifiatare Bastoni e Darmian invece al posto di Bissek lì da terzo a destra, con il ritorno a quel ruolo di terzo a destra. Si sta lavorando attorno a questa ipotesi, nelle prossime ore ne sapremo di più, fatemi sapere un po' voi
come vi muovereste, ecco, considerando l'importanza delle fasce in questa sfida con Grimaldo e Frimpong del Bayer Leverkusen, che saranno 2 frecce molto importanti da limitare e andare a contestare anche fisicamente con le loro grandissime abilità. Ecco, bisogna puntare su giocatori che stanno meglio secondo me, quindi mi dispiace per Dumfries, spero vivamente che Dumfries stia bene per questa partita, perché penso che Dumfries possa essere un'arma veramente importante in questa gara, soprattutto in campo europeo. Altrimenti ecco che forse Darmian con Bissek lì a destra hanno ormai trovato quell'intesa anche dal punto di vista offensivo che funziona molto bene, e qualcuno a sinistra tra Di Marco e Bastoni dovrà rimandare il proprio turno di riposo. C'è da dire che la nota positiva è che l'Inter questa volta al Leverkusen andrà diretta, e poi subito dopo la partita potrà rientrare a Milano, quindi per mercoledì non ci saranno problemi di allenamenti, come invece è capitato in altre trasferte che l'Inter ha dovuto spendere un giorno in più fuori, e questo ha creato delle complicazioni nel lavoro. E poi la prossima gara l'Inter la gioca lunedì prossimo, quindi contro la Lazio c'è tempo per recuperare, tra poco ci torniamo. Questa contro il Leverkusen però è una partita per me molto importante, perché vi condivido anche la classifica. L'Inter parte in questo turno, la sesta giornata del girone di Champions, al secondo posto in classifica solitario, alle spalle del Liverpool che è a quota 15 punti, l'Inter è seconda a quota 13, il Bayer Leverkusen invece è a 10 punti dopo la vittoria per 5-0 sul Salisburgo nell'ultimo turno giocato in casa, sempre davanti al proprio pubblico. Ed è un turno questo molto particolare, perché ci sono anche tanti scontri diretti. A parte il Liverpool che dovrebbe avere vita facile col Girona, c'è il Barcellona che incontra il Borussia Dortmund, sono entrambe a 12 punti, quindi inevitabilmente se l'Inter dovesse fare punti ha la possibilità di guadagnare terreno su queste prime 2 dirette avversarie. L'Atalanta affronta il Real Madrid, per esempio. L'Arsenal avrà il Monaco, che sono entrambe a quota 10 punti, a soli 3 punti di distanza dall'Inter. Poi ci sono altre squadre che hanno degli impegni morbidi, come il Milan, che per esempio può risalire, il Bayern affronta lo Shakhtar e può risalire, la Juventus ha il Manchester City, quindi anche qua qualcuna delle nostre inseguitrici qualche punto lo perderà. Quindi è un turno importantissimo in cui, se l'Inter dovesse centrare la vittoria, salirebbe a quota 16, che secondo alcune previsioni potrebbe bastare, quota 16, per raggiungere gli ottavi di finale direttamente. Secondo le stime che abbiamo fatto noi su Passione Inter ne servono ancora un paio, forse a 18 saremmo praticamente sicuri. Ecco che se conquisti 3 punti oggi, fare 2 punti tra Sparta Praga e Monaco dovrebbe essere un compito decisamente alla portata dell'Inter, che quindi raggiungerebbe il primo obiettivo stagionale. Ma l'Inter per me non fa tanti di questi conteggi, non fa tanti di questi calcoli. Si va a Leverkusen in quella che io ho cerchiato in rosso sul mio calendario, come vi ho detto più volte, come quella che dovrebbe essere la partita più interessante e bella dal punto di vista tattico di questa Champions, tra 2 allenatori di altissimo livello, 2 squadre che giocano un grande calcio soprattutto a livello europeo, e quindi Inzaghi va ancora una volta in campo europeo per continuare il suo cammino di 11 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 13 partite, e fare una grande prestazione ancora una volta per mettersi sempre di più sulla mappa, sulla cartina europea del calcio che conta, contro un Bayer Leverkusen che ha attraversato dei momenti di difficoltà dopo la scorsa stagione, che era stata praticamente perfetta, ma adesso si sta finalmente assestando. Quindi 5 vittorie nelle ultime 5 partite tra le varie competizioni, tra cui una in Coppa contro il Bayern Monaco di grande spessore. Qualche problema di formazione, soprattutto in attacco, visto che manca Boniface, il grande bomber di questa squadra, e in dubbio anche Patrick Schick. Al momento non so ancora se sarà convocato ufficialmente oppure no, quindi si candida il gioiello Wirtz ad andare ancora una volta a fare il centravanti di grande movimento, quindi manca un vero e proprio finalizzatore lì davanti, non manca sicuramente il talento in una squadra che seguiremo anche da un punto di vista del mercato, perché a sinistra gioca quel Grimaldo che ho già citato, che molti avevano accostato anche all'Inter, avremmo voluto vedere lì a sinistra, ma comunque ci accontentiamo di un Di Marco che in questo momento è superiore anche a Grimaldo, secondo me, quindi ci accontentiamo tra molte virgolette, ma monitoreremo con grande curiosità anche quel Jonathan Tah lì al centro della difesa, che se vi ricordate già 3 anni fa qua su Passione Inter, con il nostro algoritmo di ricerca del difensore su cui puntare, segnalavamo come giocatore molto interessante per l'Inter, un giocatore che sembrava un eterno incompiuto, poi con Xabi Alonso è esploso come tutto il Bayer Leverkusen, adesso è in scadenza di contratto, ci sono tante voci di mercato, anche l'Inter è interessata, per qualcuno non rientra nei paletti di Octree,
per me è un nome comunque da tener d'occhio perché, okay, paletti di Octree, ma quando un giocatore è di livello, è di valore, a parametro zero va comunque considerato, anche perché è comunque più giovane, dei De Vrij o Acerbi che dovrebbe eventualmente sostituire lì al centro della difesa. Quindi sarà un modo per testarlo da vicino. Per completare, sulla probabile formazione dell'Inter, giustamente, qualche altra possibile variazione con Zielinski lì in mezzo al campo che dovrebbe avere spazio in questa partita. C'è anche un Frattesi che scalpita. Al momento schieriamo Zielinski, Çalhanoğlu e Mkhitaryan come, centrale di centrocampo. In attacco Taremi seriamente candidato, come sempre praticamente accaduto in questa Champions, alla maglia da titolare insieme a Lautaro Martinez a completare lo schieramento. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate anche voi di queste scelte, siete d'accordo? È un banco di prova, un test importante per Lautaro Martinez che, come ho detto, scatenando diverse polemiche l'altro giorno, secondo me anche a Firenze ha dato dei segnali di crescita, dei segnali di risveglio, tra Firenze e, Parma, l'altro giorno, a San Siro chiaramente contro il Parma. È un periodo in cui comunque secondo me si vede che gli sta mancando il gol anche per una componente di sfortuna e dovesse trovarlo in questo palcoscenico importante sicuramente gli darebbe grande fiducia anche in ottica, campionato senza dubbio. Si affrontano le 2 squadre migliori a livello europeo degli ultimi anni sostanzialmente perché oggi è emerso questo dato che avevamo già commentato in realtà anche la settimana scorsa. L'Inter dalla finale di Istanbul in poi, ha giocato 68 partite ufficiali, di cui 48 sono state vinte, 15 pareggiate e solo 5 sconfitte. Sconfitte che tra l'altro sono arrivate 2 con il Sassuolo, di cui una era a scudetto già vinto, una col Bologna in Coppa Italia supplementari con delle modalità che ci hanno fatto piuttosto innervosire, l'Atletico Madrid nel finale e poi il derby di quest'anno con quel blackout sicuramente da cancellare. E in Europa soltanto il Bayer Leverkusen ha fatto meglio perdendo solo 3 partite in questo stesso lasso di tempo. Quindi si affrontano 2 squadre, ecco, che sono al top anche dal punto di vista, europeo dei risultati e quindi ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita. Una grande partita che anticipa per l'Inter un'altra grande gara molto importante che è quella di lunedì, come detto, contro la Lazio, in un turno di campionato che potrebbe favorire alcune rivali che possono accorciare la classifica. Per esempio, la Juventus affronta il Venezia, può salire un po' di qualche livello in questa classifica. Il Cagliari affronta l'Atalanta, quindi l'Atalanta potrebbe ulteriormente provare a scappare. Il Napoli va a Udine dopo una brutta sconfitta con la Lazio, che sarà nostra avversaria, arriva da una serie di 9 vittorie consecutive. Mancherà Castellanos per la Lazio che era diffidato ed è stato ammonito e per l'Inter sarà una trasferta veramente molto insidiosa che però potrebbe essere arrivata nel momento giusto, nel senso che è un Inter che avrà i giorni giusti per preparare quella partita e, ha, anche la possibilità a dicembre di focalizzarsi soprattutto sul campionato, visto che in Champions ha già messo tanto fieno in cascina. Quindi sarà un bel banco di prova importante per, cercare di staccarsi da quel gruppone che si è creato lassù in vetta alla classifica, dove al momento comanda l'Atalanta e dove al momento il Napoli invece fa un altro scivolone e stasera ne parleremo in diretta alle 19:30 anche per commentare un po' le vicende attorno ad Antonio Conte, che in questi giorni ci sta scaldando molto. Chiudiamo con alcune notizie di mercato. Non torno, ragazzi, mi avete scritto sotto l'ultimo contenuto di parlare di Mané, ne abbiamo già parlato, non credo minimamente a queste voci come a quelle su Salah, Verratti e tanti altri profili pesanti che sono stati accostati all'Inter. Attenzione invece a quello che sta accadendo in Sud America. Ora, il viaggio di Baccini in Sud America ha scatenato i quotidiani lanciando una valanga di nomi e di ipotesi che sono state accostate all'Inter, più o meno credibili. È chiaro che l'Inter, soprattutto quando si muove con uno scout, monitora tanti nomi. Da qui a pensare che possano arrivare tutti quei nomi che sono stati accostati, andiamoci molto, molto cauti, ecco. Quindi tanti nomi li teniamo lì e va bene. Io ne ho parlato con un collega molto esperto di calcio sudamericano, con grandi contatti soprattutto tra intermediari che lavorano col Sud America, che forse avremo anche ospite sul canale a brevissimo probabilmente, che mi ha detto di tenere d'occhio in questa fase 2 nomi soprattutto, anche se sono anche altri nomi che l'Inter sta realmente monitorando, però 2 nomi soprattutto da tenere d'occhio. Uno
è quello di Marco Di Cesare, argentino ma con un nome chiaramente italiano, un classe 2002, è un difensore argentino, del Racing Club de Avellaneda, squadra da cui l'Inter ha già pescato con grande fortuna, per esempio Lautaro Martinez, ha una clausola rescissoria che dovrebbe salire a quota 15 milioni, nel 2025 a quanto pare, però attenzione perché con la possibile elezione di Diego Milito alla presidenza del club, l'Inter sappiamo bene ha un canale comunque con Milito ed è da tenere d'occhio. L'altro nome invece da tener d'occhio, l'abbiamo già parlato anche la scorsa settimana, ma ve lo riporto perché mi è stato confermato di nuovo, si chiama Lautaro Di Lollo, difensore del Boca Juniors classe 2004, difensore centrale, moderno nelle sue caratteristiche, ci viene, raccontato, ed è un altro nome su cui l'Inter sta lavorando. Ci sono anche delle situazioni contrattuali che potrebbero favorire una trattativa a delle cifre non clamorose. Quindi, anziché parlare di Mané e questi tipi di profili o di un ritorno di Brozovic, ragazzi non credo mai ad un possibile ritorno di Brozovic, né da un punto di vista tecnico, economico, di spogliatoio, 0. Attenzione invece a questi 2 profili, soprattutto dall'Argentina, che ci vengono segnalati. Nelle prossime ore probabilmente vi porterò anche degli approfondimenti con gli identikit, se siete interessati, se volete conoscerli meglio. Ci stiamo informando anche con, delle persone che li hanno visti da molto vicino. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, quali sono le vostre sensazioni in vista di Bayer Leverkusen Inter, che poi analizzeremo come detto nella diretta alle 19:30. Vi ricordo che come ogni lunedì alle 22 ci sarà l'appuntamento su passioninter.club con i nostri abbonati, quindi vi aspetto su www.passioninter.club se volete entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.